italiani pensano di sapere tutto sulla cottura della pasta, ma non è così e ora ve lo dimostro. Qui abbiamo dell'acqua che sta bollendo. Che ci vuole per cucinare la pasta? Un po' di sale, qui c'è la pasta, la butto dentro, do una mescolatina, copro e spengo il fuoco. Sul libro del Cavalier Vincenzo Agnesi del Sì, 1929 c'era questo, e sui ricettari di casa mia, quelli degli anni 60, c'era la stessa identica cosa. In questo caso viene chiamata cottura passiva, che è un termine ovviamente non corretto, Gentile. però ha un suo senso, perché sfrutta comunque Comunque la temperatura. ricordiamo sempre che la pasta noi sbagliamo chiamandola cottura della pasta. Noi andiamo sempre a reidratare un prodotto. Certo. Non ve l'aspettavate, vero? Per cuocere la pasta non è necessario che si mantenga l'acqua a bollore. Non è il bollore dell'acqua che fa cuocere la pasta o qualsiasi altro alimento, ma è il calore che si trasferisce da un corpo caldo, cioè l'acqua, a un corpo che è più freddo, cioè la pasta. Non è una mia invenzione, né quella di altri chef, anche se questa tecnica, questo accorgimento periodicamente viene riscoperto da cuochi e chef in giro per il mondo. In realtà è un qualche cosa che si sa da almeno 200 anni. Va benissimo, ovviamente per un'attività ristorativa come nel mio caso, ovviamente con tempi più prolungati di servizio, con quantità di pasta superiore, hai sempre bisogno di energia che non puoi accendere e spegnere. Però oggettivamente anche io riscontro che il bollitore non bolle costantemente a 100 gradi, Certo. mantiene temperature molto più basse, intorno ai 90, 95. Ma perché dovrei farlo? Vi offro almeno 3 motivi. Il primo è non sprecare gas, 10 minuti di gas. Uno dice, vabbè, se faccio i conti non sono poi tanti soldi, è vero, però moltiplicatelo per tutte le volte che voi cucinate la pasta e moltiplicatelo per i milioni di italiani che ogni giorno cucinano la pasta. Quindi dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista ambientale non è una cosa, trascurabile. Il secondo motivo, molto più pratico, è che facendo così io posso liberare un fornello, io posso spostare la mia pentola e utilizzare il fornello, magari ho già gli altri pieni, oppure sono in campeggio e ho un piccolo fornellino unico dove magari la bombola si sta quasi esaurendo. Il motivo però che io preferisco è il terzo, e cioè, ma perché dovrei fare qualcosa di inutile solo perché si è sempre fatto così? Sì, Siccome vabbè, ho visto infatti. che mamma lo faceva così, io continuo a farlo così. Sì, Infatti, però è dagli anni 70 che è così. no, infatti. Cioè, è da quando è stata pubblicizzata la pasta in televisione, si è sempre vista bollire nelle pentole vabbè, trasparenti. ma è più bello a era vedersi, così. no? Se fai una pubblicità con famoso Pilex. l'acqua. Capito? Dai, l'unica cosa, la differenza che ci può essere nella cottura passiva o gentile, che dir si voglia, di questo video e una cottura a bollore a 100 gradi, sicuramente può essere la differenza di gelatinizzazione degli amidi, no? Sì, in questo caso diciamo la pasta rimane un po' più, cioè se viene tolta prima rimane diciamo non viene reidratata diciamo completamente, quindi rimane, chiamiamolo al dente, oppure la parte bianca all'interno rimane un po' cruda. Sì, la temperatura è comunque importante, perché quando si fanno le reidratazioni a freddo invece quasi vediamo che la pasta ha un effetto vetrificato, Sì. quindi poi comunque un minuto sul fuoco, a meno che non vuoi vedere una cosa traslucida, devi per Esatto. forza darlo. Poi forse bisogna anche riuscire a comprendere qual è il reale assorbimento dell'acqua da parte della pasta, perché nella reidratazione a freddo tu arrivi al massimo a quella che è la realtà della pasta fresca immediatamente post trafila. Trafila, sì. Se tu la fai bollire, in qualche maniera induci la pasta ad assorbire più liquido e di conseguenza arrivi fino al 140-160% del peso Sì, della pasta aumenta stessa. anche di volume Sì. praticamente. Si ingrossa, in questo caso qui non lo so. Quindi però. se stiamo a dieta Stiamo a facciamo freddo. bollire di più, perché così aumenta il volume. E la condisco con i pomodorini che avevo preparato prima. Vedi che è sempre one pot. Esatto. Sì, è vero. Però Perfetto, 8 puntini. Zero dubbi, anche il fatto che dice lui consiglia, ma dovrebbe essere un consiglio domestico generalizzato, quello di utilizzare delle pentole che hanno un rilascio di temperatura più limitato, e tutto il resto è assolutamente coerente, corretto. Sì, l'unica cosa ha usato poco aglio.
Pasta is one of those great staple foods that probably everyone has in their pantry. Everyone's made it. There's versions of it in almost every culture. Everyone's cooked a bad batch of pasta that's overcooked and mushy or clumped together in a big wad of pasta. But here's some tips to make it come out great every time. When you're cooking pasta, first things first, you want to start with a big pot of boiling water. If you have a wider bottom, it will heat up a little bit quicker, but the biggest thing you want to worry about is just making sure you have enough water in the pot so that the pasta can move around freely and that will help it from clumping up. Le stesse pentole che utilizziamo, a seconda dei formati che andiamo ad utilizzare, vanno cambiate. Cioè, se utilizzeremo lo spaghetto, consiglio sempre una pentola che sia stretta ed alta. Sì. Se facciamo una pasta corta, sempre Più bassa, bassa più e larga. Sì. So it doesn't really matter if you add your salt to the water before it's boiling or afterwards. The biggest point is just make sure that you salt it. If you don't salt the water, then the pasta is going to taste really bland and just not right. We're going to use 2 tablespoons of salt for this amount of water. Don't be afraid to really heavily salt your water. The old folklore is you want it to taste salty like the sea. It seems like a lot, but most of it's going to go out with the water and only a minimal amount is going to actually get into the Fai pasta. piano! Pasta, Criminale! submerge. Santo! Cioè, ma guarda! Ma stava facendo piano, stava dai. facendo piano niente. In the water as quickly as possible, and you Guarda, also want to cioè, keep it moving as quickly as possible. The first minute or two is the most. Questo Come è... dicevo prima, se magari utilizzava una pentola differente, evitava magari, perché poi così lo spaghetto, nessuno lo sa, ma viene traumatizzato praticamente. Ma anche il pastaio viene traumatizzato a vedere queste robe ci qua. lavori da una vita, Scusa, cioè, il problema è tuo, ma noi facciamo però. di tutto per non spezzare gli spaghi, poi arriva questo, pam! Dai! Crucial part to make sure that it's not going to stick together. So you just want to make sure that you're getting all the pasta moving. And throughout the cooking process, you're going to want to do this every few minutes. Al dente just means to the tooth, which means it still has a little bit of bite in the pasta. Little bit of bite in the pasta. Voi sapete come fa un pastaio per riuscire a capire esattamente se c'è un little bit of bite in the pasta? Con i vetrini? Sì, vabbè. Ta-da! Questo affare qua è una cosa che ogni pastaio conosce da ancora prima di andare alle elementari, secondo me, perché il suo papà lo usava per metterci dentro lo spaghetto, lo schiacci e vedi che c'è il filo. Il momento in cui, come si diceva prima, la pasta perde il filo, Ma non il vizio. è cotta. La pasta perde... Vabbè. Not completely soft when you bite down. Taking it out when it's al dente and still has that texture to it will keep it from overcooking once you add it to the sauce and it cools down enough for you to eat it. So you want to... Questo è un bel consiglio. Sì. Tirala fuori prima perché altrimenti poi si scuoce. Perché la pasta, anche quando la togli e continui a saltarla, che sia dentro o fuori dal fuoco, sopra o fuori dal fuoco, continua a cuocere anche nel piatto. The pasta is going to keep cooking for another minute or two. It's No, going man, to fine. soak up all of that sauce as well, so it's really going to flavor the noodle in the last minute or two of cooking. Se uno non riesce a utilizzare magari per mantecare o nel gergo tecnico o spadellare, diciamo, quindi mantecare direttamente con la padella, conviene sempre versarlo magari in una bowl grande Dove riesce a girare dove bene. riesce a girarlo bene, anche magari con un mestolo, sempre tondo, mai attrezzature appuntite, quindi pinze, forchette, forchettoni, perché quelle tendono sempre a rovinare. At the last minute, you can add some cheese, fresh basil, and a little bit of that pasta water. Metto sempre una tazza a fianco allo scolapasta, per cui gliela butto lì in a parte e poi butto là il Lei resto. già non l'ha presa ricca di amici Sì. perché l'ha presa all'inizio, Sì, l'ha presa poi lì, l'ha fatta lì freddare. serve a niente. Pasta is one of those foods that you can never get sick of. It's so versatile, it's cheap, it's filling. Ci sono stati alcuni spunti che parlano sostanzialmente del nostro gusto e che abbiamo criticato, però per quanto mi riguarda ci sono anche delle cose molto positive. Sta aumentando la cultura della pasta anche all'estero. Tutto sommato la pasta è un prodotto che è aperto a tutti, è per tutti, quindi poi i condimenti ognuno mette quello che sente più vicino a se stesso, quindi non critichiamo i condimenti delle paste, ma magari consigliamo e suggeriamo di fare una cottura idonea della pasta. La cosa che ho riscontrato che fa molto piacere è che c'è una tendenza più ad avere una pasta, diciamo, al dente, quindi quasi, diciamo, non cotta del tutto. Dico sempre meglio al dente che stracotta. Altra cosa importante, la pasta durante la cottura soffre di solitudine, per cui non lasciamola mai sola.
continuiamo a muoverla gentilmente e continuiamo ad assaggiarla con calma. Stai lì, la coccoli, la guardi, perché coccolare la pasta è come coccolare i 7000 pastai che ci sono in Italia. Ciao a tutti e buona pasta!